sono in abbigliamento da Santa Margherita. Molto. Sei molto milanese imbruttito. Camicia bianca di lino, pantaloncini shorts. Ma che vuoi di più dalla vita di una colazione così? Fronte mare. Che dici, Raffa? Mamma mia, che colazione, guardate che posto. Oh, c'è qualcuno in acqua. Che rovina il posto. Galleggia. L'uomo. Bello freddo. Fucking bloody bastard! Con gli occhiali che le perde. No, tieni. Che merda! Era lì, era qua che diceva faccio il bagno, faccio il bagno, faccio il bagno. Ma dai. Quindi questa mattina ci siamo svegliati in questa splendida rada di Santa Margherita Ligure. Siamo proprio di fronte al paese, che lo si vede qui. Bellissima. Fin troppa gente per essere... Oggi è ben il 1° ottobre. È già ottobre, eppure c'è un sacco di gente, perché ancora qui in Liguria abbiamo un clima estivo. I ragazzi hanno appena fatto il bagno ed ecco l'uomo che arriva. Com'era l'acqua? Stupenda, fantastica. 1° ottobre. Acqua stupenda. E sono capaci anche di lamentarsi questi. Col tempo che c'è, il clima che c'è, la temperatura e il posto meraviglioso che è, e si lamentano pure. Si vede che stiamo arrivando a Portofino. Guardate quanti mega yacht. Qui prima di arrivare a Portofino c'è una bellissima abbazia che si chiama La Cervara, abbazia di San Girolamo. Una splendida abbazia visitabile che in questo momento non abbiamo tempo né modo di farla, ma ci torneremo sicuramente perché io non ci sono mai stata, quindi devo andarci prima o poi. Lasciata Santa Margherita, costeggiamo verso ovest la costa e stiamo per raggiungere Portofino. Questo invece di fronte a me con il castello e la torre qui sopra è Paraggi, una splendida insenatura con un ristorantino molto carino. Si capisce? Mollo tutto e vivo in bagno. Ebbene sì, questa ormai è la mia vita da un po' di anni. E questo bellissimo castello pare che ci viva Pier Silvio Berlusconi, proprio qui, in un posto magico. In arrivo a Portofino, eccolo! Beh, qui entrare è sempre uno splendore. C'è un'atmosfera unica, queste case colorate sono meravigliose. Come diceva la canzone, I found my love in Portofino.
stato un segno del destino. Qui ci sono tutti questi gozzetti, i mussini, che sono questi gozzetti piccolini con questa cima tutta attorno che portano i turisti a farsi il giretto. E oltre ai magnifici riva, direttamente il legno di Mogan, che sono anche stati utilizzati nella pubblicità della Martini di un bel po' di anni fa, dove c'era quella bellissima donna che è Charlize Theron, dove c'era il vestitino che si sfilava. È stata girata a Santa Margherita, l'abbiamo visto ieri passando nel porto, e utilizzava uno di questi bellissimi gozzi riva splendidi. Ecco qua un'immagine della punta di Portofino con il suo faro. E qui, appena passato il faro, comincia tutto il promontorio di Portofino, che, avendo gambe buone, è molto bello da camminare, da fare passeggiate, arrivare a San Fruttuoso di Camogli, che è l'abbazia al centro di questo promontorio, oppure fare come ho fatto io quando ero giovane, ossia pochissimi anni fa, direi, diverse immersioni. Infatti ho iniziato qua a fare immersioni, perché questa zona del promontorio di Portofino è ricchissima di punti di immersione molto carini, oltre al famosissimo Cristo degli Abissi, che si trova davanti all'abbazia di San Fruttuoso. Ecco qua siamo a Portofino, sul lato esterno. Qua è la chiesa di Portofino, al di là abbiamo il Rada e il Porticciolino. Questa che vedete qua sopra, azzurrina e grigia, e beige, azzurrina beige, è la villa che è diventata famosa per la vicenda della contessa Vacca Augusta, che da questo precipizio è caduta, scivolata, spinta, suicidata. Questa non sta a me giudicarlo, e comunque è finita in acqua. È stata trovata poi 5 giorni dopo il cadavere a Beaulieu, che è da qui una settantina di miglia verso ovest. Noi liguri, genovesi, sappiamo perfettamente che c'è una corrente che va da est verso ovest lungo costa, che arriva anche a 1,5 nodi, e quindi sappiamo che esiste questa corrente litoranea. Però ovviamente dai giornali, da tutto lo scalpore che è stato fatto per questa vicenda, ormai da un punto di vista pratico è stata definita da quel giorno la corrente della Vacca. Eccoci in arrivo all'abbazia di San Fruttuoso di Camogli, che è questo gioiellino dietro di noi, uno dei patrimoni dell'umanità. Viene anche pubblicizzata dal FAI in quanto è una meraviglia che si raggiunge o in traghettino, come stanno arrivando adesso questi traghetti, oppure a piedi, camminando lungo le pendici del promontorio di Portofino. Da San Rocco di Camogli ci vogliono circa 3-4 ore, se non ricordo male. Una strada in mezzo al bosco molto bella, un sentierino impegnativo, ma neanche troppo, insomma, fattibile da tutti. Vorremmo fermarci qua, ma purtroppo è possibile solo ormeggiare a lavoro, e oggi, che è il 1° ottobre, sembra che ne abbiamo lasciate solo 4. E sono tutte piene qua, da queste barche a vela. Ci facciamo un giro,
ci avviciniamo il più possibile e poi ce ne andiamo, visto che l'ormeggio è vietato, l'ancoraggio è vietato. Veronica arriva fino quasi in spiaggia, guardate, siamo vicinissimi, tanto che adesso ci mandano via. Ciao, San Fruttuoso! Fruttuosa è bellissima, ci torneremo magari più avanti con una bella passeggiata sulle montagne qui del promontorio di Portofino. E per ora lo abbandoniamo. Ecco la famosa Punta Chiappa, che è la parte più a ovest di tutto il promontorio di Portofino. Ha questi scogli piatti dove molta gente, vedo che anche oggi c'è, si sdraia per prendere il sole, fare il bagno. Che bella tavola. Cibo, ma che belle, Sì, ma si che mangia belli, anche bene. ma che belli ospiti, ma Si che mangia belli benissimo. Betty è ospiti. un'ottima cuoca. Metti un attimo al cuoca. Come taglia il melone la Betty? Camuggi. Tortina fatta dalla Betty. E quindi ormeggio per pausa pranzo e bagnetto dove, Mauro? A Camuggi, Camogli. Com'è la storia? La storia di Camuggi o Casa delle Mogli, Camogli, perché questo è un paese di nostromi. I nostromi per il loro lavoro stavano distanti fuori casa per diversi anni e le mogli dei nostromi, anche loro, avevano dei bisogni. Ah sì? E quindi si dice che nell'antichità i giovani genovesi, i fantinzenesi, cioè coloro che erano senza fidanzata, venissero qui il sabato sera per dare sollievo a se stessi e a queste povere donne che erano ormai lasciate da diversi anni dai loro mariti. E quindi per questo il nome Casa delle Mogli, Camuggi. Le case sono tutte colorate perché i pescatori dal largo potevano identificare casa propria con estrema facilità. Sono tutte una attaccata all'altra perché in questa maniera, una tipica usanza genovese, potevano risparmiare un muro, perché un muro era contiguo con quello della casa di fianco, quindi vedete, ottimizzazione dei lavori. E infatti Mauro cosa ha fatto? Invece di venire qua a cercare la moglie, se l'ha portata dietro, così non l'ha lasciata a Non l'ha casa. lasciata. Ma mi fa su uno stromo, ma me la porto con mia moglie, bene, mica la lascio, perché così un recatto se lo pigia da un'altra parte, se lo pigia con me e non da un'altra parte. Non sai più parlare Un genovese. recatto. Mauro è da troppo tempo che sta fuori Genova, non sa più parlare genovese. Questo per farvi vedere chi è l'operatrice che ha operato con noi, Raffaella Miss Raffi. Torinese. Questa è Sori, con tutte le casette colorate, che sembra una piccola Camogli. Genova. Siamo all'ingresso del porto di Genova. E anche a Genova siamo arrivati. Ora c'è tutto questo lungo tragitto per arrivare al nostro posto barca. Siamo ora di fronte all'ingresso della diga, di fronte alla fiera. Ora ci vogliono circa 20 minuti per arrivare al nostro posto barca che si trova di fianco all'acquario, quindi in pieno centro storico.
Eccoci che arriviamo al nostro posto. Da una parte abbiamo la nave Italia, ossia il proseguimento dell'acquario, parte integrante dell'acquario, e di qui abbiamo tutta la città di Genova, che la si vede molto bene dietro di me. Noi siamo proprio qui in fondo, di fianco al galeone dei pirati. Eccoci qua, arrivati al porto antico di Genova. Siamo esattamente sotto il galeone dei pirati. Cavolo, Qui ci sono... Shh, shh. E qui arriviamo alla splendida San Fruttuoso di Camogli, che è questa abbazia direttamente sul mare, uno dei patrimoni. Minchia. Stai pure ferma Stai su di noi un po' che- più distante così prendiamo. Sì. Ok. Ciao amore mio, Dunque sem non cominciare a parlare genovese solo perché siamo entrati in provincia di Genova. mi sul turno. Non sei più capace. Mi sul turno acá e lì me monta l'ase de parlare Se che penso a lui mi vengo ma. Due senesi. Che nostalgia, Genova. Genova sei bella sì ma da ricordare. È vero, certo, sei bella da ricordare.